Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un re che andò a caccia in una grande foresta. Inseguì un animale selvatico così veloce che nessuno dei suoi aiutanti riuscì a stargli dietro. Quando giunse la sera, si fermò per guardarsi intorno e si rese conto di essere perso. Provò a trovare la via d'uscita, ma non ci riuscì. Poi vide un'anziana donna il cui capo annuiva incessantemente mentre si avvicinava a lui. Era una strega. «Buona donna», disse il re, «puoi mostrarmi la strada attraverso la foresta?» «Oh sì, mio signore re», rispose lei, «ma devi accettare una condizione. Se non lo fai, non uscirai mai dalla foresta e morirai di fame qui». «Qual è la condizione?» chiese il re. «Ho una figlia», disse l'anziana, «che è bella come nessun'altra al mondo e merita di essere tua moglie. Se la fai diventare tua regina, ti mostrerò la via d'uscita dalla foresta». Sentendosi disperato, il re accettò. L'anziana lo condusse alla sua piccola capanna, dove sua figlia sedeva accanto al fuoco. Lo accolse come se lo avesse aspettato. Il re vide che era veramente bella, ma provò comunque una strana paura guardandola. Dopo che il re aiutò la ragazza a salire sul suo cavallo, l'anziana gli mostrò la via d'uscita e lui tornò al suo palazzo reale, dove si celebrarono le nozze. Il re era già stato sposato e aveva 7 figli dalla sua prima moglie, 6 maschi e una femmina, che amava più di ogni altra cosa. Preoccupato che la nuova regina potesse non trattarli bene, li portò in un castello solitario nascosto nel profondo della foresta. Il castello era così ben nascosto che non l'avrebbe mai trovato se una donna saggia non gli avesse dato un gomitolo di filo speciale. Quando lo lanciava davanti a sé, esso rotolava e mostrava il cammino. Tuttavia, il re visitava spesso i suoi amati bambini e la regina notò che lui era assente troppo spesso. Curiosa di sapere cosa facesse da solo nella foresta, pagò molto i suoi servitori e questi rivelarono il suo segreto, compreso il gomitolo magico che mostrava la via. Determinata a scoprire dove il re tenesse il gomitolo, la regina cucì delle camicie di seta bianca e usò la sua magia per nascondere un incantesimo all'interno. Un giorno, mentre il re andava a caccia, lei prese le camicie e seguì il gomitolo nella foresta. I bambini, pensando che il loro caro padre stesse arrivando, corsero gioiosamente a incontrarla. Allora lei lanciò una camicia su ciascuno di loro, e non appena le camicie toccarono i loro corpi, si trasformarono in cigni e volarono via sopra la foresta. La regina era molto soddisfatta, pensando di essersi liberata dai suoi figliastro, ma non si rese conto che la ragazza non era partita con i suoi fratelli. Il giorno dopo, quando il re visitò i suoi figli, trovò solo la bambina. «Dove sono i tuoi fratelli?» le chiese. «Oh, caro padre», rispose lei, «mi hanno lasciata sola». Gli raccontò di aver visto i suoi fratelli volare via come cigni e gli mostrò le piume che avevano lasciato nel cortile. Il re si rattristò, ma non sospettò che la regina fosse coinvolta. Voleva portare la ragazza con sé, ma lei aveva paura della matrigna e lo pregò di lasciarla restare un'altra notte nel castello della foresta. La povera ragazza pensò: «Non posso rimanere qui. Devo andare a cercare i miei fratelli». Quella notte corse nella foresta e camminò tutta la notte e il giorno successivo senza fermarsi, finché non fu troppo stanca per andare oltre. Poi vide una piccola capanna e vi entrò. Lì trovò una stanza con 6 lettini. Non voleva dormire in uno di essi, così si trascinò sotto un letto e si sdraiò sul duro terreno.
Poco prima del tramonto, sentì un fruscio e vide 6 cigni volare dentro dalla finestra. Atterrarono, si scrollarono di dosso e si tolsero la pelle da cigno come se fosse una camicia. La ragazza riconobbe i suoi fratelli e si rallegrò nel vederli. Anche loro furono felici di rivedere la sorella, ma la loro gioia durò poco. Non puoi restare qui, la avvertirono. Questo posto è per ladri. Se tornano e ti trovano, ti uccideranno, ma non potete proteggermi, chiese. No, risposero. Possiamo essere umani solo per un breve periodo ogni sera. Dopo, torniamo a essere cigni. La ragazza pianse e chiese, non potete essere liberati. Ahimè, no, dissero. Le condizioni sono troppo dure. Non devi parlare né ridere per 6 anni e durante quel tempo devi cucire 6 piccole camicie di erba stellina per noi. Se dici anche solo una parola, tutto il tuo lavoro andrà perduto. Non appena i fratelli terminarono di parlare, il loro tempo finì e volarono via dalla finestra di nuovo come cigni. La ragazza era determinata a salvare i suoi fratelli, anche a costo della vita. Lasciò la capanna, si addentrò nella foresta, salì su un albero e passò la notte lì. La mattina successiva raccolse erba stellina e iniziò a cucire. Non poteva parlare con nessuno e non aveva voglia di ridere. Si concentrò solo sul suo lavoro. Un giorno, mentre stava lavorando, il re stava cacciando nella foresta. I suoi cacciatori arrivarono all'albero dove si trovava la ragazza. Chi sei? Chiamarono. Ma lei non rispose. Scendi, la esortarono. Non ti faremo del male. Lei scosse solo la testa. Quando continuarono a fare domande, lei gettò giù la sua collana d'oro per cercare di compiacerli. Ma continuarono a insistere, così lei gettò giù la sua cintura, poi le sue giarrettiere, e gradualmente diede via tutto ciò che poteva fino a non avere più nulla se non la camicia. Tuttavia, i cacciatori salirono sull'albero e la portarono giù dal re. Chi sei? Cosa fai su quest'albero? Le chiese. Ma lei rimase in silenzio. Le chiese in ogni lingua che conosceva, ma lei rimase muta. Il re fu colpito dalla sua bellezza e si innamorò profondamente di lei. Le mise il suo mantello intorno e la portò sul suo cavallo, riportandola al suo castello. Lì la fece vestire con abiti eleganti e lei brillava come la luce del giorno, ma ancora non parlava. La posizionò accanto a lui a tavola e la sua modestia e gentilezza lo colpirono così tanto che disse: «È lei che voglio sposare e nessun'altra». Dopo qualche giorno la sposò. Tuttavia, il re aveva una madre malvagia che non era felice di questo matrimonio e parlava male della giovane regina. Chissà da dove viene questa ragazza silenziosa. Non è adatta a un re. Dopo un anno, quando la regina ebbe il suo primo bambino, l'anziana prese il bambino mentre la regina dormiva e le spalmò la bocca di sangue. Poi andò dal re e accusò la regina di essere un mostro. Il re si rifiutò di crederle e non permise a nessuno di farle del male. La regina continuò a cucire le camicie e non si occupò d'altro. Quando ebbe un altro bellissimo bambino, la matrigna malvagia usò lo stesso trucco, ma il re non credette ancora alle sue bugie. È troppo buona per fare tali cose. Se solo potesse parlare, la sua innocenza sarebbe chiara. Ma quando l'anziana rubò il bambino per la terza volta, la regina non poté ancora difendersi e il re non ebbe altra scelta se non punirla. Fu condannata a morire bruciata. Il giorno della sua esecuzione,
Era l'ultimo giorno dei 6 anni in cui non poteva parlare né ridere e aveva completato le camicie per liberare i suoi fratelli. Quando la condussero al rogo, teneva le camicie tra le braccia. Mentre stava lì e il fuoco stava per essere acceso, guardò intorno e vide 6 cigni volare verso di lei. Il suo cuore si riempì di gioia, sapendo che il suo soccorso era vicino. I cigni volarono giù e lei lanciò le camicie su di loro. Appena toccarono i cigni, le loro pelli da cigno caddero e i suoi fratelli si presentarono davanti a lei, forti e belli. Il più giovane mancava di un braccio sinistro, che era diventato un'ala di cigno. Si abbracciarono e si baciarono, e poi la regina si rivolse al re, che era molto commosso. Finalmente parlò dicendo: «Caro marito, ora posso dirti che sono innocente e falsamente accusata». Spiegò come l'anziana avesse preso i suoi 3 figli e li avesse nascosti. Il re fu felice e riportarono i bambini indietro. Come punizione, la matrigna malvagia fu legata al rogo e bruciata fino a diventare cenere. Il re e la regina, insieme ai suoi 6 fratelli, vissero felici e in pace per molti anni. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.